iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti altri episodi. Ciao! Non sempre io potrò essere disponibile. Nel momento in cui cadrà la mia nemica, se mai cadrà, e io e te non dovessimo avere un patto, ricorda che potrei riprendermi quello che è mio. Non so perché siate in combutta con quel tipo, ma a me fa solo ribrezzo a sentire il suo nome. Crea un portale. Quello che si presenta di fronte a voi è un'enorme quantità di rovi completamente pietrificati, con dei funghi giganteschi. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Siamo all'interno di un palazzo dalle forme gotiche, è ricoperto da quella che sembra una ragnatela di una seta tra le più pregiate. Una seta dal colore della neve, nella quale il sangue di coloro che si sono addestrati là dentro fa da contrasto a tutto ciò che è perfetto. Un'armatura riecheggia all'interno di quella che è una stanza molto grande, e insieme a quell'armatura riecheggia una litania di alcune donne che all'unisono eseguono un canto in una lingua probabilmente dimenticata. La donna Drow fa alcuni passi, si ferma, si toglie il suo elmo e i capelli bianchi come le ragnatele all'interno della stanza le cadono sulle spalle. La regina ragno afferra quello che è uno dei braccioli del suo trono. Quindi la ragazzina ha preso l'arma. Va bene, non è ancora un problema, ma devono essere fermati. Hai già giocato una volta con lei. Ora è il momento di porre fine alla sua dannata vita, a lei e ai suoi dannati amici. La soldatessa estrae l'arma, l'appoggia sul suo cuore. Questa volta non farò fare un lavoro a un elementale. Questa volta il lavoro lo farò io. Per te, Lolt, e per la tua gloria eterna. E la telecamera si allontana da quello che è il cuore di Mezzo Berranzan. Questa telecamera continua a muoversi come a volo d'uccello sopra quella che è l'intera città. Dopodiché si sposta nelle profondità, sempre più a fondo, fino a quando non arriva in questo enorme circolo di funghi che non sembra più vivo e luminoso come una volta. Ora è semplicemente ricoperto di roccia e polvere. Qualcosa creato dalla mente di uno dei prescelti di Lolt ha distrutto forse per sempre questo luogo, e ora il nostro gruppo si trova proprio lì. Avete attraversato il portale e avete di fronte a voi la parete rocciosa, la quale fa da fondamenta alle città di Mezzo Berranzan, e sotto questa enorme parete rocciosa crescono dei funghi dalle dimensioni ciclopiche. Non avete mai visto della roba del genere. Però se i funghi rappresentano quella che è la flora, quello che appunto dovrebbe dar colore e vita a questo luogo, in questo momento è completamente pietrificato. Non c'è alcun suono, non c'è alcun canto, solo un sentiero che passa attraverso quello che è il cuore di un luogo ormai dimenticato dalla vita funginea. Vedete Dagnil che passa accanto a queste statue e le tocca. Vi libereremo in qualche modo. Cerca di vedere un segno di vita. Tutto completamente vuoto, tutto completamente immobilizzato nel tempo. Io mi muovo lungo questo sentiero cercando forse un segno di vita. Faccio quello che faccio solitamente, che è il mio lavoro, quindi cerco di capire da dove viene questa piaga.
In questo momento non ti sembra di riconoscere nulla di particolare. È ovviamente strano che la roccia ricopra totalmente queste forme di vita, anche perché questa roccia è molto dura. Jasper va subito a pensare che possa essere opera di un qualche tipo di incantesimo o maledizione. Questa pietrificazione non è qualcosa di magico, è un qualcosa di artificiale, ma non è di derivazione magica. Appoggio una mano sul gambo pietrificato di uno di questi funghi. Qualsiasi cosa sia successa qui, non percepisco alcun tipo di aure magiche, rimasugli arcani, quindi non penso che sia stata usata direttamente la magia per causare tutto ciò. È stato un basilisco, a quanto aveva detto il signor Perfettino. Un basilisco è in grado di fare una cosa su così larga scala. Guardatevi intorno, siamo praticamente in una foresta pietrificata di funghi. Non oso immaginare il basilisco che possa fare una cosa del genere, o il suo potere è stato amplificato in qualche maniera. Dannazione! E a livello di basilischi voi cosa sapete? Pietrificano ciò che è vivo in generale, basta guardarli. Qua c'è in corso qualcosa di molto diverso. Sui funghi ci sono segni tipo di morso? Sì, noti che ci sono dei morsi. Comunque che questa cosa sia opera di un basilisco o meno, chiaramente un basilisco c'è o c'è stato. Indico i vari segni. I basilischi sono soliti pietrificare ciò che è vivo per poi rimangiarlo e tramite il proprio organismo depietrificare la preda. E questi segni che vedete sopra i funghi credo che siano morsi di basilisco, che si sia nutrito dei funghi. Comunque prestiamo attenzione. Questa cosa sta creando un dislivello nella natura. E io, da druido, porrò fine a tutto questo. E vado proprio deciso avanti. In più mi strappo anche l'unica camicia che avevo. Mi preparo a mettermela davanti agli occhi. E io mi giro verso Jasper e Archie. Andiamo? Sì. Non abbiamo altra scelta. Primo a scoprire questo luogo è Doug. Nel momento in cui avanzi, arrivi in quello che è il centro, il fulcro di questo circolo druidico. Diversi funghi ricoprono tutta quella zona intorno a te. È come se tutto girasse intorno a questa enorme piazza centrale, alla quale alcuni rami che ormai sono pietrificati vanno ad unirsi a una parte più piccola centrale, dove diversi rovi sono tutti contorti tra di loro, pietrificati. È come se fosse un enorme piedistallo, un globo oscuro, come se all'interno ci fosse della magia nera. Sta fluttuando sopra questo enorme piedistallo, al centro di tutto. Quello sembra il fulcro di tutto il male. Nel momento in cui ti avvicini, hai la sensazione di saperlo maneggiare. È come se fossero tanti flashback veloci in pochi secondi di quello che invece era appunto questo enorme piedistallo chiuso su se stesso, sempre fatto da enormi rovi, ma emanava una luce verdastra che, ricordi, portava vita a questo luogo. Invece ora questa energia rende tutto in uno stato di stasi. Dopo una bella corsa arrivate in questo enorme spiazzale dove vedete Doug con questo enorme globo alto più o meno quanto lui. Posso controllarlo? Ragazzi, posso controllarlo! Doug, non pensi che sia una cattiva idea? Avete tutti quanti un vecchio piccolo flashback, la schiena del drago. E io ho il cuore che mi sta diventando minuscolo. Doug, tu cominci a capire come funziona. Jasper, fai un passo e senti qualcosa scricchiolare sotto il tuo piede. Abbassi lo sguardo. Ci sono tantissimi gusci di uova, una marea. Se io allungo una mano verso di me, faccio Archibald. Mi sa che ci siamo infilati in una tana in cui non dovevamo essere e ti indico i miei piedi. Proprio quando tu, Archibald, guardi le uova, comincia il fight con, ovviamente, attacco a sorpresa. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce.
Un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos. Una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. I basilischi saltano giù dalla rupe, cominciano a correre verso la vostra direzione, sono velocissimi. Nel momento in cui vi girate a causa del rumore, provano a fare Pietrifying Gaze su Opal, Archibald e Jasper. Jasper, tu non fai in tempo ad accorgerti che Archibald e Opal rimangono ad un tratto bloccati. Senti il rumore della pietra che si solidifica. Ancora non sono trasformati in pietra, ma i loro muscoli si sono irrigiditi. Per un attimo incroci gli occhi di uno dei basilischi, guarda per un secondo, ma tu riesci a togliere lo sguardo. Opal, come se fosse passato un attimo, ti accorgi di non riuscire più a muovere i tuoi muscoli, ma poi ti ritorna il respiro in maniera affannosa. Archibald sembra non riprendersi da questa cosa. Tiro fuori l'orologio a taschino che mi fa da Ous magico, incanalando la magia delle mie origini temporali. Inizio a richiamare a me tutte le varie possibili forme di metallo che ci possono essere per costruire questo golem di metallo che ricorda nella sua struttura effettivamente un po' un orologio. Lo evoco alle spalle del basilisco che mi sta fronteggiando e questo coso si crea e appena è libero di muoversi con entrambi i pugni tira due botte così sul terreno. Guardo i miei compagni essere attaccati da queste cose che a distanza non riesco a vedere troppo bene. Ragazzi! E mi rigiro chiudendo gli occhi. Ti prego, zia, aiutali. Dai miei tatuaggi fuoriesce questa aura verdastra, delle scintille dorate che si vanno a comporre poi dietro a Jasper e Archie e vanno a creare quello che è l'avatar di Aliana con l'alabarda e che ogni volta che va ad alzarla va a curare tutti i miei alleati. Quando mi rendo conto che la mobilità per un secondo se n'era andata ma è tornata subito, faccio un respiro un po' affannoso e mi rendo conto che ho praticamente un basilisco davanti. Mentre faccio una piroetta facendo girare la gonna, tiro fuori la spada. Nel momento in cui estraggo inizialmente una normalissima elsa di una spada senza lama, una luce si illumina come un lampo. Nel momento in cui la tiro su è come se delle stelle arrivassero da parti del cosmo e plasmassero una lama. Non do il tempo neanche al basilisco di rendersi conto di quello che sta succedendo. Il mio vestito si infiamma di queste luci violacee. Nel fare la piroetta colpisco la prima volta con una sferzata, rigiro la spada tra la mano e affondo sulla testa del basilisco. Archibald hai questa sensazione di costrizione addosso e piano piano è come se tutto cominciasse a spegnersi e lo vedete tutti che il suo corpo è bloccato. Cominciate a preoccuparvi perché non sentite neanche il suo respiro. I 3 basilischi cercano di mordervi continuamente, è una tempesta di morsi e zanne. Le creature sono più o meno grandi quanto voi, le loro fauci si aprono e continuano a chiudersi come delle tenaglie addosso a voi, ma Opal e Jasper riuscite a schivare i colpi. Però vedete che una delle creature si butta addosso ad Archibald, i suoi denti si conficcano all'interno del suo addome e il sangue fuoriesce. Quello che faccio è guardare Archibald e afferrare il mio orologio da taschino, inizio a analizzare l'energia magica e poi lo apro di scatto e tra me e Archibald si crea questo quadrante di orologio magico e mentre le lancette scorrono, non ci sono solo 2 lancette, ci sono un sacco di lancette. Io mi fermo qualche attimo e poi al ritmo ne tocco una nello specifico che fa riverberare tutta questa apparizione proiettando su Archibald uno scudo luminescente che dopo qualche attimo scompare ma continua a permeare. Nel frattempo, mentre io faccio questa cosa, il golem tira un cazzotto al basilisco afferrandolo per la coda e tirandolo verso di sé e con l'altro pugno gli tira una botta fortissima
sulla testa e il basilisco sputa a terra bava e sangue. Nel mentre che sto cercando di maneggiare la sfera, non riesco, penso troppo ai miei compagni. Da dietro la schiena, dai tatuaggi, iniziano a crescere dei mini fungetti, rilasciano delle spore. Vedete queste piccole spore verdi che cadono ai vostri piedi e iniziano a marcire totalmente il terreno e quel marciume che va verso i basilischi. Io attacco di nuovo 2 volte. Nel momento in cui io percepisco che il suo attacco potrebbe fallire, allungo una mano verso di lei, faccio un gesto circolare antiorario, la sua figura si distorce un attimo e torna indietro di qualche attimo per ritirare il colpo e mandarlo a segno. Io non me ne rendo neanche conto di questa cosa. Il primo affondo va in porto, il secondo mi sbilancio leggermente perché sto tenendo la mano davanti per evitare di guardarlo. Archibald lo vedete che piano piano sta perdendo colorito, la sua pelle si sta indurendo, vedete proprio che la pietra lo sta ricoprendo, sta cominciando a pietrificarsi. Il mostro continua a infilzare le carni di Archibald. Fortunatamente la barriera che ha creato comincia a flickerare, piccole scossette escono fuori dalla bocca della creatura, perché sentite quasi come un vetro che si spacca e l'armatura di Jasper smette di esistere. E il basilisco, dopo che ha ricevuto un enorme pugno sulla testa, si contorce, si gira d'impatto e affonda i suoi denti sulla tua gamba, Jasper. Senti la carne che viene trapassata e l'acido che comincia a sfrigolare su di essa. Tu, Opal, stai guardando Archibald. Il mostro ne approfitta per cercare di morderti, ma nel momento in cui crei lo scudo, le sue fauci si bloccano, schiacciando per un attimo il tuo scudo, dopodiché rimanda indietro il suo colpo. Io uso l'azione per disimperniarmi e poi mi sposto verso Doug. Allontanati! Sfrutto il fatto che il basilisco è più di là che di qua, mi muovo lentamente per indietreggiare e disingaggiare. Non posso far nulla per spietrificare Archie. Provo a dare una mano a Doug, ti lascio col costrutto. Mentre me ne vado, urlo al costrutto di continuare a supportare Opal. Lui, di tutta risposta, sta ancora tenendo, diciamo, il basilisco per la coda, gli tira un altro pugno che lo stende e poi, sempre con lo stesso pugno, si gira e tira una sberla al basilisco di fronte ad Archibald. Sono lì con la sfera, mi giro e guardo tutta la scena, vedo Archie. Colpa mia, se non fossi andato davanti. Opal! Qualsiasi cosa tu abbia in mente, fallo il culo! Cerchi di manipolare, ma è tutto così oscuro. Ogni volta che ci provi senti il freddo della pietra. Da Jasper, mentre ti avvicini a Doug, noti che alcune parti di Doug si sono come pietrificate. Riesci a capire il collegamento che probabilmente è dato dalla sfera. Il suo potere è troppo forte. Il terreno comincia piano piano ad attaccarsi a loro. Alcune liane cominciano ad aggrapparsi. Quando Aliana arriva dietro di me, i colori si mischiano. Ancora con la spada in mano, allungo le mani e urlo. E stessa cosa fa Aliana sopra di me. Invece di avere la spada in mano ha l'alabarda. Dalle mie mani scaturisce una luce più sul azzurro bluastro che si va a posizionare dietro il costrutto e esplode in una tempesta di ghiaccio che va a colpire con tante piccole spade di ghiaccio sia i basilischi che purtroppo il costrutto. Una volta fatto questo, muovo un passo molto veloce, arrivo vicino a Archer, ancora con la spada in mano. Il mio volto in questo momento è più simile a quello di Aliana, quindi non ha quella dolcezza che ha sempre avuto Opal, ma ha quella determinazione e quella rabbia che appartiene a quest'elfa che lei neanche conosce. È come se in qualche modo lo spirito di questa elfa guerriera mi stesse infondendo più determinazione, e punto la spada verso il basilisco. Archibald, apri gli occhi e hai il basilisco con i denti conficcati dentro la tua carne. Mi riprendo quest'armatura quasi di pietra che ancora a scaglioni mi prude e mi inspessisce la pelle. Mi limita dei movimenti. Riesco ad accasciarmi e a cacciare un urlo dal fondo della gola. Per un attimo affondo le dita al terreno in un gesto autonomo di fuga. Riesco a pronunciare una nenia magica per fare Misty Step e allontanarmi. Doug, tu vedi Archibald che praticamente ti punta davanti, ma strisciando a terra
terra e lasciando una scia di sangue, noti che nel movimento, nella fuga, gli si è sganciato il bottone della camicia, quindi oltre a quello vedi una profonda cicatrice che gli solca il collo da lato a lato. Arci! In questo momento lui ha gli occhi sbarrati, man mano che respira i suoi respiri diventano sempre più profondi e ripetuti, sempre più veloce, sempre più veloce. Mollo un attimo la palla. Respira, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. Dobbiamo andarcene. Dagnil, Jasper e Archibald siete accanto alla sfera. È crepitante di questa energia oscura e ogni volta che provate a tenerla questa si espande e sembra che per un attimo rimanda indietro il vostro potere. Colei che sta vedendo in questo momento l'arrivo del pericolo più profondo è Opal, perché tu hai di fronte il crepaccio dalla quale sono arrivati i basilischi. Ne hai ucciso 2, stai affrontando il terzo che ormai sta vacillando, hai quel senso di vittoria ormai. Il costrutto di Jasper prende il basilisco per la coda e lo allontana da te. Alzi lo sguardo, un gruppo di basilischi, sono molti, stanno correndo verso la vostra direzione. Il combattimento ha attirato tutti i basilischi nella zona. C'è sicuramente la manipolazione magica in queste creature, perché non possono nascere e crescere così velocemente, ma sono veramente tanti. Mi metto a 10 metri dal crepaccio. Se avete in mente qualcosa per andarcene, andiamocene. Per prendere un po' di tempo lancio una palla di fuoco per allontanarli. Esplode di fronte ai basilischi, li vedi un attimo arretrare alla tua esplosione. Uno rimane anche completamente scottato. Alla sua morte vedi 3 basilischi che gli scamminano sopra e continuano a correre verso la tua direzione. Indietreggio di un passo alla volta lentamente. Non me la sento neanche di mettermi all'impiedi per andare ad analizzare la sfera. Mi ci avvicino, tento una manipolazione. Dagnil, sai solo una cosa però, che se vuoi farcela e farcela in tempo, devi sacrificare una parte di te. Apro le braccia, l'orologio a taschino inizia a fluttuare davanti a me, le sue lancette iniziano a girare fortissimo. Intorno a questa sfera si materializza il quadrante di un orologio che fa la stessa cosa. Io sto cercando il momento giusto per stoppare questa corruzione e dare loro la possibilità di manipolare la sfera più facilmente. Nel momento in cui le lancette dell'orologio di Jasper emettono un singolo suono, io plasmo un filo di magia che inizia a sembrare quasi un grimaldello esteticamente, che riesce a insinuarsi all'interno della sfera. Cerco di tirar via l'oscurità. Jasper, vedi accanto a te ad un tratto, e Archibald lo vedi anche tu, il viso di Tasha. La mia offerta è ancora valida. Sei sicura che non vuoi il mio potere in questo momento? Ce la fate da soli? Ce la stiamo facendo, non mi sembra il momento giusto. Archibald, tu non senti, tu vedi soltanto la faccia di Tasha che quando incrociate gli sguardi lei sorride, dà una carezza e un bacio sulla guancia a Jasper e poi sparisce. Tu vedi tantissimi, tutti i basilischi che stanno per arrivare. Sto indietreggiando, un'altra palla di fuoco. Allora, qua sono tanti! Vedete tantissimi basilischi che arrivano proprio al crepaccio, cominciano proprio a buttarsi come se fossero dei pesi morti. Le mie mani come sono? Sono pietrificate ma col muschio sopra. Dagnil guarda le sue mani, guarda i suoi compagni disperato. Impongo le mani. Noi siamo Dag. E con tutto il potere che ha il fungo, immerge le mani dentro. Tutte le spore vanno sulle mani che si staccano. Le tue spore abbandonano il tuo corpo, entra all'interno dell'artefatto. Vedete l'artefatto che si comprime, il legno dei rovi comincia ad attorcigliarsi, a prendere una forma. Questa forma segue le tue mani, Dag. Non sai se sei tu o il tuo ospite a seguire queste forme, forse entrambi. Da queste spore che si uniscono e creano questo bastone con queste radici, trasuda una luce verdastra, è ricoperto da questi rovi funginei. Dagnil aveva donato le mani e ricrescono tra rovi e funghi, prendendo il bastone. Io ho donato le mie mani e tu mi hai donato la forza per salvare i miei amici. Grazie. Aliana lascia un attimo Opal per arrivare dietro di me e io con lo scettro, lei con l'alabarda. Io, Dagnil, vi porterò alla cenere. Vedete tutti i basilischi che prendono fuoco, diventano spore.
Una volta che vedo che non ci sono più bestie che stanno correndo, mi giro, corro verso Archer, ti stringo. Affondo proprio la faccia nell'incavo del tuo collo. Io non sono un eroe, io non reggerò tutto questo. Torneremo a casa insieme e sarà finita. Tiro fuori dalla mia scarsella una spilletta da balia e riallaccio la camicia. Ti sorride. È tutto a posto, andrà bene, te lo prometto. Non ci metteremo più in questi rischi inutili. Ti do un bacio. Il mio orologio, cosa che Jasper non permette mai, cade a terra e lui proprio se ne frega. Dagnil, tutto a posto? Le tue mani, che cazzo è successo? No, non ti preoccupare, soprattutto te. Cerco di prenderti. Tutto bene? Sì, grazie. Te come stai? Ho dovuto lasciare in qualche modo le spore a questo. È un piccolo prezzo di aver messo in pericolo tutti. Mettiamola così. È stata veramente folle. Dagnil, per favore, non essere più avventato in quella maniera. Mi chino a prenderti il tuo orologio. Tranquillo, Jasper. L'ultima cosa che vorrei è vedervi in pericolo. E ti porgo l'orologio. Ce l'abbiamo fatta, non ha più importanza. Mi dispiace. Capita a tutti di sbagliare. Ti ricordi quando Opal si è teletrasportata senza sapere dove sarebbe andata? Ne siamo usciti anche da quello. L'importante è imparare da questi errori. Non ti abbattere. Abbiamo ottenuto ciò che ci serviva, abbiamo aiutato il tuo amico. Impariamo dalla situazione e andiamo avanti. Altrimenti da qui sotto non ne usciamo. Va bene. Improvvisamente tutto intorno, la roccia comincia a sparire e ad allontanarsi come polvere. Sentite questo canto gioioso di rinascita. Le spore vanno addosso a quello che rimane dei vecchi funghi e questi si rialzano. Quei pochi basilischi che non sono morti carbonizzati vengono anch'essi ricoperti di funghi e cominciano ad alzarsi. E tutti i funghi cominciano a barcollare, a muoversi tutto intorno a voi e si inchinano di fronte a voi. Vai, No. vai. No. Almeno prenditi i ringraziamenti. Uno di loro si avvicina, fa un cenno con la testa. Tutti quanti nella testa. Il nostro potere ora è vostro. Ora, ovunque le nostre spore possono arrivare, noi potremmo creare un varco. Beh, molto utile. Vi prego, andiamocene via. Appoggio di nuovo la testa sul collo di Opal e le faccio ti prego 5 minuti. Possiamo Mi riposare. dispiace se riposiamo un attimo prima di rimetterci in cammino. Non c'è alcun problema. Quello che faccio è un mending sulla mia camicia. Mending è la riparazione. Io utilizzo una riparazione sartoriale perché ogni abito, sia mio che di mia sorella, è confezionato da mia madre e ognuno di questi abiti ha sempre un bottone di ricambio che è posto al di sotto dell'ultima asola internamente nelle camicie solitamente o nei laterali. Quindi quello che faccio è appunto quello di sganciare questo bottone e la particolarità è che il bottone di ricambio è diverso perché lei è dell'ideologia che quando qualcosa si rompe allora la si deve migliorare, non ha senso riportarla all'origine. Quel bottone è leggermente più spesso, anche leggermente più perlato rispetto agli altri, come se questa cosa la facessi spesso. Ho una abilità nel farlo, quindi si nota che io abbia visto questa lavorazione più e più volte e possibilmente io l'ho pure già fatto utilizzando anche la spilla di balia che mi ha dato Opal. Ne ricavo un ago in modo tale che riesco a far passare il filo e rimettere nell'esatto punto il bottone e potermi richiudere la camicia. Io, mentre tutti dormono, cerco di comunicare con Elistrae. Elistrae, io non so come si fa, ti chiedo scusa, ma spero apprezzerai e spero che mi ascolterai. Vorrei ringraziarti per l'aiuto che mi hai già dato con la spada e ti chiedo ancora un aiuto di proteggere le persone che amo. Voterò la mia vita a te. Grazie. Tieni appunto per alcuni attimi gli occhi chiusi. Il mondo comincia a diventare più fresco. La temperatura si abbassa, ma è anche piacevole. Rialzi un attimo lo sguardo ed è come se fosse un'enorme costellazione tutto intorno a te. Una figura di una donna molto slanciata, dalla quale però non riesci a riconoscere né volto né lineamenti precisi. È in una forma energetica. Questa luce bluastra tra le stelle appoggia la sua mano sulla tua spalla e dietro di lei appaiono prima la figura di Jasper, poi la figura di Dagnil e infine la figura di Archibald. E questi improvvisamente vengono ricoperti da una luce stellare. Solleva la mano dalla tua spalla, ti dà una carezza e tutto quanto comincia ad avere senso. Tutto il mondo
ritorna normale. Faccio un sospiro profondo, vado a mettermi vicino a Jasper che sta dormendo e gli prendo la mano. Avete conquistato un altro tassello per fermare i piani della regina ragno. La telecamera si sposta, sale verso l'alto, si vedono gli enormi funghi che circondano tutto il luogo in cui appunto voi state riposando. Si blocca tra una delle increspature tra le rocce. L'unica cosa che si vede è un elmo ferrato che ricorda un po' i lineamenti di un ragno e i capelli bianchi poggiati su un corpo di una donna perfetta. Si inginocchia per riuscire ad avere una visione migliore verso di voi. Mancano pochi metri, scuote la testa, si rialza, vi dà le spalle, si allontana.